Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi realizzeremo Gesù Bambino e la mangiatoia. Con il tutorial di oggi completiamo la natività di questo presepe che quest'anno abbiamo fatto assieme. Infatti, se non li avete ancora visti, siamo partiti con i tutorial per realizzare Maria e poi abbiamo realizzato San Giuseppe. Se non avete ancora visto questi tutorial, ve li lascio linkati nel box informazioni e trovate un link anche nell'angolo qui in alto. Vi avevo chiesto quali altri personaggi voleste aggiungere a questa natività e me ne avete detti veramente tantissimi. Sicuramente non riusciremo a farli tutti quest'anno, ma di sicuro aggiungeremo il bue e l'asinello. Ma oggi vediamo come fare Gesù Bambino. Lavoreremo la testina e questa copertina e la mangiatoia in due pezzi, perché non so voi, ma nel presepe di casa mia prima si mette la mangiatoia e poi la notte del 24 si aggiunge Gesù Bambino. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al tutorial. Per realizzare Gesù Bambino ci serviranno il filato prescelto in diversi colori, un po' di ovatta, ago e filo, un uncinetto da 2,5 mm, una forbice e un ago da lana. Iniziamo con il colore della testa, facciamo un cerchio magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un marker. Nel secondo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il secondo giro termina con 9 punti. Nel terzo giro lavoriamo questi 9 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. E nel quarto giro la ripetizione che ripetiamo è un punto e una diminuzione. E per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Terminato il giro, tagliamo il filo un po' lungo ed estraiamo e riempiamo con un po' di ovatta, quindi poca ovatta, e ci aiutiamo con qualcosa di sottile per inserirla. Infiliamo il filo in un ago da lana e chiudiamo il forellino, entrando solo tramite la mezza catenella esterna dei punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo, passiamo ancora tramite qualche punto, annodiamo e la testina è pronta. Per la copertina realizziamo un nodino iniziale e lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ed ora lavoreremo intorno alle catenelle. Nel primo giro, partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo 3 punti bassi, un punto in ogni punto, 1, 2, 3, un aumento doppio, quindi nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, ed ora cominciamo a lavorare di nuovo sulle catenelle iniziali girando intorno, quindi
In questa catenella abbiamo lavorato 3 punti, ora lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto, partendo dalla prossima catenella, 1, 2 e un aumento, 2 punti nell'ultimo punto. Il primo giro termina con 10 punti, nel secondo giro lavoriamo 11 punti, quindi lavorando a spirale contiamo 11 punti, 1, 2, 10 e 11, così. Raddrizziamo il lavoro e proseguiamo lavorando 3 punti bassi prendendo solo la mezza catenella verso di noi del punto. 1, 2 e 3. In questo modo sono rimaste da lavorare le mezze catenelle dietro. Da qui iniziamo a lavorare a righe, quindi lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 3 alla riga 12 lavoriamo 13 punti per ogni riga. Vediamo come. Partiamo dal primo punto e cominciamo a contare. 1, 2, 10 e questi sono i 10 punti che avevamo sul giro e gli altri 3 punti li lavoriamo lavorando sulla mezza catenella non lavorata dei 3 punti degli ultimi 3 punti del giro precedente. Quindi siamo a 10 prendendo solo la mezza catenella non lavorata, 11, 12 e 13. In questo modo la copertina ha un sormonto sul davanti. E proseguiamo così fino alla riga 12, quindi lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. 1, 2. Nella lavorazione a righe, se vi serve, potete mettere un segnapunti nell'ultimo punto e nel primo punto del giro per identificarli in modo da avere sempre 13 punti in ogni riga. Lavorate le 12 righe, lavoriamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo lungo ed estraiamo. E questo è il risultato. Abbiamo la possibilità di aprire un po' la copertina in questo modo. Qui riempiamo un po' con dell'ovatta, poca poca. Con uno spillo fissiamo la copertina, il bordo della copertina e posizioniamo la testa. Infiliamo il filo di fine lavoro della copertina in un ago da lana e qui finiamo di cucire come preferiamo, quindi possiamo appunto dare un risvolto alla copertina in questo modo e con qualche punto cuciamo la testa alla copertina e il bordo della copertina. Per esempio in questo modo. E quando siamo soddisfatti portiamo il filo in un punto poco visibile, facciamo un nodino e perdiamo. Con ago e filo da cucito ricamiamo gli occhi. Quindi come sempre entriamo da dietro da uno dei fori della lavorazione senza prendere la lana e usciamo davanti dove vogliamo fare l'occhio.
lasciamo una codina di filo dietro e in questo caso per fare gli occhi disegniamo 2 piccole V. E una volta disegnate le V torniamo fuori dietro da dove siamo partiti dietro, annodiamo e nascondiamo i fili. Per la mangiatoia con il colore scelto lavoriamo un nodino iniziale e 9 catenelle e partendo dalla terza catenella dall'uncinetto e se volete lavorando nel filetto dietro lavoriamo 7 punti alti, quindi un punto alto in ogni catenella. 1, 2, 6 e 7. Lavorati i 7 punti alti, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questa sarà la base della mangiatoia. Ed ora prepariamo tante frange come queste in 2 colori o uno, come preferite voi, per fare la paglia. Per la paglia io ho deciso di utilizzare 2 colori diversi e semplicemente arrotoliamo per fare le frange più volte i fili intorno alle dita. In questo modo. E dopo aver fatto un po' di giri, tagliamo da una parte. E tagliamo ovviamente i fili a misura. E in questo modo facciamo le frange. Agganceremo tutto un giro di frange tutto intorno, quindi sopra i punti alti, entrando nel punto, intorno, nelle catenelle da questa parte, nelle catenelle sotto, quelle di partenza e sull'altro lato, e poi altre 2 file di frange, una entrando nella parte alta del punto alto e una entrando nella parte bassa del punto alto. Vediamo come. Per ogni frangia prendiamo 2 fili, sia che li utilizziate di 2 colori o di un colore, è lo stesso. Entriamo in uno dei punti con l'uncinetto e portiamo fuori i 2 fili. Prendiamo tutti i fili e li facciamo passare per l'asola e tiriamo bene. E in questo modo agganciamo le frange. Quindi facciamo tutto un giro intorno mettendo una frangia in ogni punto come abbiamo fatto qui e poi facciamo tutta una riga di frange nella parte alta del punto alto, quindi entrando in ogni punto alto, entrando qui nella parte alta e prendendo un filo in questo modo, prendiamo una frangia, la pieghiamo a metà, portiamo fuori i fili e tiriamo. E in questo stesso modo creiamo tutta la riga alta di frange e dall'altra parte, girando il lavoro, entriamo nella parte bassa del punto alto, anche qui prendendo un filo, prendiamo un'altra frangia, la pieghiamo a metà, portiamo fuori i fili e tiriamo. E continuiamo così facendo tutto il giro, quindi inserendo due fili per ogni punto, tutto intorno, e poi una frangia in ognuna delle parti alte dei punti alti e una frangia in ognuna delle parti basse dei punti alti. E questo è il risultato una volta che avremo riempito completamente il centro,
quindi le parti alte e basse dei punti alti, e se alzo questa serie di frange, sotto ci sono le frange che invece abbiamo messo nel bordo, tutto intorno. E quando le avete posizionate tutte, con la forbice date forma alla mangiatoia. Le frange saranno un po' più lunghe, un po' più corte, e con la forbice diamo la forma che desideriamo alla mangiatoia. I nodini delle frange tendono un po' ad allentarsi, e quindi un trucco che vi posso suggerire è quello di mettere un po' di smalto trasparente sia nei nodini della parte centrale che nei nodini delle frange che abbiamo messo sul bordo. In questo modo le frange resteranno ferme nella loro posizione. E anche Gesù Bambino è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo Gesù Bambino vi piaccia e che stiate realizzando il presepe insieme a me. Se non avete ancora visto i precedenti tutorial, in cui abbiamo realizzato la Madonna e San Giuseppe, ve li lascio linkati nel box informazioni e trovate un link anche qui nell'angolo in alto. Con questo tutorial abbiamo completato la Natività. Abbiamo la Madonna, Gesù e San Giuseppe. Aspetto le vostre prime foto, anche se mi avete già mandato delle bellissime Madonnine, e vi ricordo di aggiungere alle vostre foto l'hashtag Presepe Crochet Love. In questo modo, sia che le postiate su Instagram o su Facebook, potrò agevolmente vedere tutte le vostre foto. Nel prossimo tutorial realizzeremo il bue, che come vedete è ancora in lavorazione. Vi ringrazio moltissimo di essere stati con me anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aspetto i vostri commenti qui sotto il video. Ci vediamo la settimana prossima in un nuovo tutorial, e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!